E allora, cominciamo questa ultima diretta dell'anno, speriamo. Non credo di avere intenzione domani di collegarmi per fare una diretta, però chi lo sa, magari ci penso e la faccio. Però nel frattempo volevo fare una considerazione, no, bilancio, non mi piace, a me non mi è mai piaciuta la parola bilancio quando lavoravo in azienda. La fine dell'anno era un lirio perché si dovevano chiudere i budget, si dovevano chiudere i bilanci e dovevano quadrare i conti e c'era una frenesia, uno stress incredibile. Ti facevano pure vivere male le feste a volte, queste cose, perché proprio la gente si sbatteva, stava lì a cercare di far quadrare i conti, di far funzionare le cose per le aziende soprattutto dove ho lavorato io, ma credo che sia un po' ovunque così. Alla fine dell'anno è sempre un periodo molto frenetico, molto stressante, pieno di ansie. E anche poi andare nelle famiglie per festeggiare il Natale o alla fine dell'anno, questa ansia uno se la porta addosso, quindi la vive male le feste, secondo me. Poi magari voi scrivetemi nei commenti che non è così, magari voi avete un'esperienza diversa, ma magari voi non lavorate in azienda, oppure magari voi non avete a che fare con i bilanci di fine d'anno, con i conti di fine d'anno. Comunque, volevo fare una piccola riflessione su questo 2025 che sta finendo. Questo è stato un anno molto strano per me, estremamente strano, perché eh, ho cominciato a fare una cosa che io non avevo mai pensato di poter fare nella mia vita, ossia quello di aprire questo canale. Eh, Questo canale per me è stata l'unica grossa novità di quest'anno. Fondamentalmente poi non è successo nulla, non è successo null'altro di rilevante, se non quello di, appunto, di aprire questo canale e di fare, di costruire ogni puntata e di prendermi giorni, ore, settimane, mesi per costruire ogni puntata di questo canale. Tutte le puntate sono frutto di riflessioni, sono frutto di parole che si sono fissate nella mia vita. Di alcune parole avevo degli appunti. Forse probabilmente da questi appunti un giorno, chissà, magari uscirà un libro. E quindi ogni puntata è stata come scavare dentro la mia vita, come entrare nelle viscere più profonde della mia vita e trovare questa parola, accoglierla, coccolarla, a volte anche mangiarla, masticarla, digerirla, perché molte parole, vi confesso, sono state molto difficili da affrontare. Tante altre invece mi hanno permesso anche di ridere, di sorridere. Quindi ogni parola, ogni puntata è stata sofferta, molto sofferta. Ho fatto il conto tra tutti i video, sono 130 video. Di quelli pubblici però sono 109. Gli altri li ho nascosti perché gli altri 20, 19, 21 anzi li ho nascosti perché non, non mi piacevano e non ho nessuna intenzione di pubblicarli perché non mi piacevano come le parole. Ecco, in realtà a me non piacevano le parole che ho trattato. Magari chissà, un giorno io potrei riprenderli questi video che ho nascosto e ripensarli, ripubblicarli, perché probabilmente queste parole agiranno in maniera diversa dentro di me. A volte questi video che ho nascosto, quindi questo significato di queste parole, erano proprio brutti esteticamente, tecnicamente proprio fatti male, si sentiva male, l'audio non ero soddisfatto della location né neanche dell'audio. Altre volte alcuni video proprio non mi piacevano come erano scritti completamente. Io faccio così, il mio metodo è quello di scrivere, registrare, poi se non mi piace
e riconosco che la parola ha un valore, ci riprovo, altrimenti lascio perdere, rimane lì, rimane questo video e lo cancello, non lo pubblico, non lo rendo pubblico. E altri video proprio rivedendoli mi sentivo a disagio e questo disagio magari mi scocciava a portarlo sul canale, ecco, quindi li ho nascosti. Allora, questo canale è stato aperto il 15 febbraio. Io il 15 febbraio del 2026 farò un video di riepilogo dell'anno, però perché diciamo che comunque tutto questo 2025 è trascorso lavorando in questo canale. Quindi ricapitolo. Ho pubblicato intorno, ho fatto 130 video, pubblicati sono 109, quelli fissi, reali. E, ho ad oggi 392 follower, meno uno che si è disiscritto quando nel frattempo io ho cominciato questa diretta, adesso ne ho 391, ho 391 follower e 84.000 visualizzazioni. Allora, sono contento, non sono contento, io sono felice di questi risultati perché non me lo sarei mai immaginata una cosa del genere. Non pensavo che ci fossero persone che potessero seguire questi contenuti. Io ho aperto questo canale, lo dico, l'ho detto tante volte, però principalmente per me, principalmente per tenere occupata la mia voglia di raccontare cose. Io, diciamo, ne ho passate tante, ne ho passate parecchie di cose brutte, belle, insomma, come un po' chiunque di noi. Però a un certo punto ho sentito il bisogno di raccontarle. Non so, magari per qualcuno possono essere utili questi racconti, per qualcun altro possano servire per non ricadere negli errori che ho fatto io, ma cioè, questa cosa pensare una cosa del genere è stupido, è da stupidi, però insomma, adesso io l'ho detto. Gli errori sono vitali, sono necessari. Ci ho fatto una puntata sulla parola errore e quando l'ho costruita mi sono accorto proprio che l'errore bisogna accettarlo, ma perché fa parte della vita. Senza l'errore noi non potremmo crescere, non potremmo andare avanti. Questo canale è pieno di errori, è pieno di tentativi, è pieno di fallimenti. Oggi invece sono qui che ve lo sto raccontando e sono qui che ve lo sto raccontando con il sorriso sul viso, ma soprattutto sul cuore. Quindi, insomma, questo 2020, io sono grato a questo 2025 perché tra l'altro mi ha permesso di conoscere tante persone che mi lasciano i loro commenti, che mi spronano a continuare, che mi scrivono anche via mail. Io ringrazio Enrico, lo ringrazio pubblicamente. Enrico è una persona straordinaria. Poi se vorrà un giorno lo racconterà lui chi è Enrico, che mi manda le sue opere e io sono grato per le cose belle che lui fa e perché lui queste cose le vuole condividere con me. Ma c'è anche Asdovan, ci sono tanti follower, io sono... ricordo, cito loro due perché sono quelli più, diciamo, che fanno il tifo per me, si vede che a loro piacciono che a loro piace questo canale. Lo vedo che si appassionano e questo mi fa piacere. Io mai potevo pensare cioè, di trovare persone appassionate a quello che io ho da dire. A volte non mi appassiono nemmeno io delle cose che ho da dire, però quello che mi fa andare avanti è proprio il bisogno di raccontarle le cose, il bisogno di dire come stanno per me certe cose. Eh, buoni propositi, io di buoni propositi per il 2026 non ne ho, o meglio, non ho pensato a dei buoni propositi. Se penso a dei buoni propositi, farò una diretta ad hoc e ve li racconterò. Comunque i numeri di questo canale sono 391 follower,
sono pochi, sono tanti, sono belli. Grazie. Sono belli, leggere questo numero è bello. 84.000 visualizzazioni, 109 video pubblicati, poi le altre metriche non mi, non mi interessano più di tanto. In media, in media i miei video durano 14 minuti, vanno dai 6 minuti fino ai 22, quindi fate un po' la media sul numero dei video. Quindi io in 14 minuti circa racconto una parola, spiego il significato di una parola, racconto storie legate a questa parola, racconto anche come il vino può aiutarci a comprendere meglio la parola del giorno. Ho, diciamo, questo canale mi ha permesso di entrare nelle scuole per parlare appunto di significato delle parole, per parlare soprattutto anche della mia esperienza di content creator. Mi viene da ridere perché, ma di fatto questo sono, creo contenuti. Ho parlato a dei ragazzi di un istituto superiore, ho parlato a ragazzi di consapevolezza, di importanza di conoscere quello che ci succede intorno e dell'importanza anche di cercare il significato delle parole, perché le parole fanno parte della nostra vita, della nostra quotidianità, e noi la nostra quotidianità la dobbiamo conoscere per poter andare avanti, perché altrimenti se non conosciamo quello che ci accade attorno, quello che ci accade attorno continua ad accadere e noi siamo soggetti passivi, soggetti e oggetti passivi della quotidianità, e non va bene. Noi dobbiamo essere persone consapevoli, autocentrate, dobbiamo riconoscere cosa ci accade intorno, dobbiamo capire con che cosa abbiamo a che fare e con chi abbiamo a che fare. E quale strumento migliore se non quello delle parole? Le parole costruiscono, sono i mattoni della nostra quotidianità. Allora, detto questo, io potrei anche chiuderla qui. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Spero che soprattutto che il messaggio sia arrivato chiaro. Non ho un microfono buono, spero di comprarlo. Spero di comprarlo appena, insomma, vediamo, appena questo canale me lo consentirà, comprerò un microfono buono, magari farò delle dirette più frequenti, dove magari la mia voce arriverà meglio, però intanto va bene così. Quindi vi volevo augurare uno splendido 2026, ma soprattutto vi volevo augurare di trovare il tempo per fare dei bilanci seri, quello che vi ha lasciato quest'anno. Rifletteteci, pensateci a tutto quest'anno che è trascorso, gennaio 2025, al ritorno dal lavoro, dopo le vacanze, cosa avete fatto, quali sono stati i momenti salienti, i giorni che vi ricordate di quest'anno, i giorni più importanti, quelli che vi hanno segnato, che vi ricordate, i mesi, come avete trascorso i vostri disagi, se siete stati malati, io mi auguro di no, come avete trascorso la vostra malattia, ma soprattutto, se ci riuscite, ricordate quante volte avete riso quest'anno, per quale motivo. Sforzatevi, magari noi ricordiamo sempre i momenti brutti, ma io vi invito a ricordare i momenti belli in cui quest'anno avete riso. Se ci sono state occasioni in cui avete riso quest'anno, e ricordatele, sforzatevi di ricordarle. Io sono sicuro che se vi sforzate riuscirete a trovare un momento in cui avete riso di cuore durante quest'anno. E io ci sto pensando, onestamente, sto pensando insieme a voi. Se ci avete pensato e vi ricordate, se vi è venuto in mente quando avete riso di cuore, di gusto quest'anno, scrivetemelo nei commenti se vi va. Condividetelo, condividete questo ricordo, fissatelo soprattutto, perché fissare le cose aiuta
anche a fissarle dentro di noi, e fissare un momento allegro durante l'anno è un modo anche per ringraziare in maniera piacevole questo 2025 che è finito e che a molti ha lasciato, a molti non ha lasciato nulla, a molti ha lasciato a tanti altri ha lasciato qualcosa, a me ha lasciato voi questa bellissima esperienza. Io ho imparato tantissimo da questo canale, ho imparato tantissimo, una lezione fondamentale, quella di mettermi in gioco, quella di parlare, di non avere paura di parlare delle cose che a me piacciono. Ecco, questo è il mio augurio più grande, che il 2026 vi dia la voglia, la consapevolezza, la capacità di fare le cose che vi piacciono, senza paura, senza il problema di essere giudicati. Ecco, allora facciamo così, io vi lascio facendovi gli auguri di buon 2026, di un anno fantastico, però vi lascio con questa riflessione dei bilanci, di trovare il tempo per trovare delle cose belle, divertenti che sono accadute durante il vostro 2025. Ecco, per adesso lasciamoci così, poi magari farò un'altra diretta in cui ci faremo gli auguri di buon anno. Quindi grazie, grazie ancora. Se magari tu stai capitando qui per caso e stai guardando questo video, dici ma questo chi è? Dai un'occhiata al mio canale, se ti piacciono i miei contenuti fermati, metti un like, ma soprattutto iscriviti al canale, perché così mi aiuterai innanzitutto a migliorarlo, a migliorarmi, a migliorare i miei contenuti e a fare in modo anche che questi contenuti arrivino a più gente possibile. Quindi io già da adesso ti ringrazio, grazie per tutto quello che farai e tanti auguri, buon anno, ciao.